grosso problema di tanti fattori dell'invecchiamento è che appunto non abbiamo modo di quantificarli. La felicità, le interazioni sociali, le connessioni, il senso di realizzazione. Non abbiamo modo di quantificarlo, quindi in un certo senso non abbiamo un modo di migliorarlo. E Quindi voglio spendere un po' di più tempo a pensare a un misuratore della felicità. Siamo all'Innovation Hub dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. È il primo acceleratore di start-up all'interno di un aeroporto in Europa. Qui si sviluppano ogni giorno progetti e soluzioni innovative e da qui parte il nostro viaggio verso i futuri in arrivo. Rita Levi Montalcini, quando era già molto anziana ma ancora attiva, una volta disse che è meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita. E qualcosa di simile lo aveva scritto 2000 anni prima Seneca in una celebre lettera a Lucilio. Insomma, il nostro obiettivo è quello della scienza, non dovrebbe essere la fine della morte, come alcuni strampalati miliardari americani si ostinano a credere, progettando di farsi ibernare per poi farsi scongelare quando le malattie saranno state sconfitte, ma piuttosto la fine della vecchiaia, ossia quel crepuscolo della vita in cui gli acciacchi prendono il sopravvento e ci impediscono di vivere pienamente. Di questo si occupa una giovane scienziata italiana da anni negli Stati Uniti, la cui startup recentemente è stata acquistata da un colosso della medicina per i suoi successi. Benvenuti a Fly Me to the Moon. Oggi parliamo di futuro con Maddalena Adorno. Grazie mille. Ti ho chiamato scienziata e mi hai detto che non ti piace essere chiamata scienziata. Quindi come la mettiamo? Come ti devo chiamare? Scienziata, imprenditrice? Sì, una persona che ha fatto sei la prima cose. persona che incontro a cui non piace essere chiamata scienziata quando fa scienza. Come mai? No, nessuno... Pensa che uno dei miei slogan di quest'anno è diventato, e non vi devo dire perché, Make Science Great Again. Cioè noi abbiamo bisogno di rifar diventare grande e importante la scienza, credo, no? Sì, e sono completamente d'accordo su non ti senti però della parte, li guardi da fuori. No, scienziata sono una scienziata, sono stata scienziata, è 20 anni che mi occupo di questo, di sicuro. Senti, noi ci siamo incontrati 3 anni fa a Torino, c'era un evento importante, si chiama la Talent Tech Week. L'altro giorno ho rivisto il tuo video e tu in quel video di 3 anni fa hai detto: fra 3 anni si capirà se la nostra strada è giusta. Però gli start-upper lo fanno sempre, hanno sempre queste slide in cui al terzo anno c'è l'exit. Tu l'hai centrata pienamente, tanto l'exit è ovviamente quando la startup viene venduta dai fondatori a un grande gruppo. E com'è andata esattamente questa uscita? Beh, è vero che di solito c'è sempre questo obiettivo che si muove, ogni anno diventa sempre in 3 anni, tra 3 anni succederà questo. E io appunto come scienziata, come dicevi tu, c'è una regola della biologia che è che ciò che non cresce muore. E quindi in linea con questo... Anche nei rapporti umani, quando un amore non cresce, un rapporto non cresce, muore. Esatto, è vero, è vero. E quindi questa regola secondo me è molto importante, bisogna sempre tenere le cose attive, farle cambiare, farle evolvere. E nel cammino di Dorian Therapeutics, appunto, la company che ho fatto partire in California con un'altra amica, Benedetta Di Robilant, qualche anno fa, e appunto la company è cresciuta per diversi anni, adesso siamo a 7 anni dall'inception, dall'inizio di Dorian Therapeutics. E appunto con la crescita della company le necessità della company sono anche cresciute in termini finanziari, in termini di competenze necessarie per la crescita, e appunto è stato il momento di cercare una casa più grande per Dorian. È nata l'opportunità col dialogo con Altos Labs. E quindi appunto a giugno... È un grande gruppo che magari sì, un grande gruppo che appunto è partito 3 anni fa con diversi Nobel Prize nel loro team, con risorse molto significative, con team in Inghilterra, a San Diego, a San Francisco, quindi era il gruppo giusto per aiutarci nel portare questo ai pazienti. Senti, fa effetto che se oggi uno va sul web e cerca il sito della tua startup non c'è più niente, cioè si va direttamente su... Ti dispiace un po'? Allora, una cosa sempre che bisogna ricordarsi è di non innamorarsi troppo delle cose, che per farle crescere... Da un lato non ho mai voluto chiamare la mia company il mio figlio, il mio terzo figlio, eccetera, eccetera.
Però appunto come un figlio in realtà a un certo punto li devi Bisogna lasciarli fare, andare. se vuoi che crescano li devi anche lasciare andare. Senti, riavvolgiamo il nastro al contrario. Nelle interviste che hai dato, tu non parli tanto dei tuoi inizi, però c'è un'immagine che ci hai regalato che secondo me è importante. Il medico condotto del paesino dove abitavi, nel Veneto, che Sì, faceva il giro delle case in bicicletta per occuparsi dei malati. sì. Metto che quell'immagine ti ha fatto capire quello che avresti voluto fare da grande. Mi racconti meglio il contesto? Sì, appunto sono cresciuta nel Veneto, in questo paese si chiama Malo, nel Vicentino, Malo? Malo, da cui il libro Libera Nos a Malo di Meneghello. E appunto ero sempre appassionata appunto non solo di scienza, di umanistica, di scienza, eccetera, eccetera, ma questo medico di paese ha avuto una grossa influenza su di me. Mi ha regalato ancora quando ero una ragazzina uno dei volumi principali della medicina che tutti i medici hanno nel loro studio. E per me c'era un po' questa idea di fare un lavoro che possa beneficiare gli altri e mi sembrava che il mio modo di beneficiare gli altri fosse di fare il medico condotto. E quindi lo vedevo a lui appunto, girava per il paese, allenava la squadretta di calcio del paese, insomma aveva un approccio molto olistico nel tenere il paese sano, insomma. Senti, lo devo ricordare il nome, visto che magari... Marchioro, Marchioro, il dottor il Marchioro, dottor che girava in Marchioro, che bicicletta. girava in Senti, tu a un certo bicicletta. punto con quest'idea di aiutare gli altri ti devi iscrivere in medicina, lì vicino hai una delle Padova. facoltà migliori del mondo, Padova è stata credo la prima facoltà di medicina del mondo, tra l'altro, quindi eccellente, e a un certo punto decidi di cambiare, è stato Sì, come uno sì, sliding sì. doors. Al momento di iscriverti che succede? Al momento di iscrivermi, proprio quell'estate lì, l'Università di Padova decide di lanciare biotecnologie mediche, proprio come un programma all'interno della facoltà di medicina per appunto creare un programma più innovativo in cui appunto la medicina non è più un sapere statico, ma diventa un sapere dinamico. Almeno questa era la mia Cioè l'idea è che ci fosse più interpretazione di... innovazione dentro, diciamo. Sì, 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 per me era un medicina con appunto non soltanto guardando al passato, ma guardando al Avevi un futuro. modello in quel periodo della tua vita? Io prima ho citato la Montalcini, cioè c'avevi un modello da cui ispirarti, perché poi non è così comune, non immagino non fosse tantissime studentesse alla No, no, biotecnologia. no, no, non c'era, eravamo in 30 nel programma di Mm, biotecnologie mediche. E appunto io avevo i vecchi modelli di Esculapio, e addirittura. proprio la storia della medicina, veramente. E, era un po' appunto questa idea di non soltanto imparare mnemonicamente il programma di medicina, ma di cambiarlo, No, cambiarlo. di farlo E a evolvere. quel punto, dopo la laurea, vai a Stanford, che è il cuore della Silicon Valley, da cui sono partite anche infinite start-up che ci condizionano la vita in bene e nel male, e che anche dal punto di vista medico è un'eccellenza assoluta. C'è E stato prima uno step del dottorato a Padova, hai fatto il il dottorato anche a dottorato l'ho Padova, fatto a Padova. quindi tra l'altro buoni risultati Sì, sì, diciamo, dal sì, punto di sì, vista della formazione in Italia, però poi vai a Stanford, sei sì, sì, quello sì. che si chiama un cervello in fuga, sei stato? Un cervello, l'idea In era un viaggio. cervello in vacanza, era un cervello in viaggio. L'idea era di passare un anno a Stanford e appunto ancora questa idea di fare medicina era anche ritornata, In che anno sei quindi arrivata lì? sono arrivata nel 2008. Quindi 2008, diciamo, è il momento in cui Facebook stava esplodendo, stava per nascere Twitter, i social network cominciavano a spingere tantissimo. Tu hai vissuto in Silicon Valley fino adesso, e che impressione ti ha fatto la Silicon Valley? Perché cioè, diciamo che c'è stato un periodo in cui aveva un'immagine formidabile, sembravano i salvatori del mondo, oggi un po' meno. Sì, sì, Tu poi come l'hai vista questa Silicon il Valley da dentro? 2008 è stato anche un anno particolare perché appunto c'è la crisi economica che si faceva sentire e quindi era anche un ecosistema in cambiamento C'era anche un perché presidente degli Stati Uniti diverso, mi verrebbe da sono dire. arrivata lì proprio prima delle elezioni, quindi è stato un momento anche di grande cambiamento, Sì. di grande speranze per il futuro, insomma, quindi Ti sembrava di eh, entrare nella parte buona dei film, sai quando vai a giocare in un gioco di ruolo, vai a giocare con i buoni? sembrava di entrare veramente in un gioco simulato in cui questo campus bellissimo, sempre perfetto, sempre... Ma l'hai visto il lato oscuro della tecnologia stando dentro? Cioè, o no? O ancora c'è quest'idea di paese fatato che sta salvando il mondo? Allora, le istituzioni accademiche restano istituzioni accademiche dove tutti Sì. cercano di fare ricerca, insomma, non penso che sia nell'università che No, vedi no, la assolutamente mela no. marcia, sostanzialmente la vedi più
nel quotidiano un po'. Cioè, la marcia però adesso in un mondo come il nostro c'è in Silicon Valley come c'è in un altro posto. Il mondo è troppo globalizzato per trovare le cose soltanto in un certo ambiente. È vero che ti abitui a cose diverse, ti abitui a standard diversi in cui normalizzi cose che non sono normali in altri posti. Senti, tu vai in America, a Stanford come ricercatrice, quindi l'idea era fare la scienziata, poi invece a un certo punto la tua vita cambia e decidi di fare l'imprenditrice. Lì succedono un paio di cose. La prima è l'intuizione fondamentale del tuo percorso di ricerca. Quando studiando la sindrome di Down capisci uno dei meccanismi dell'invecchiamento. Allora, mi racconti com'è andata questo passaggio, cioè, e perché questo è stato così importante? Tu una volta l'hai raccontato con una metafora del lampione e delle chiavi. Sì, Cioè, sì, sì, che sì. magari può servire anche a tutti noi a Sì, volte l'idea di sì, sì, spostare il lampione per trovare le chiavi. sì, sì, sì. Appunto a Stanford ero nell'istituto di cellule staminali e medicina rigenerativa e appunto mi occupavo di cellule staminali, un po' in generale, nel senso abbiamo cellule staminali in tutto il nostro corpo e aiutano a rigenerare i tessuti, quindi questo era un po' il topic dello studio. A volte le cose vanno storte e queste cellule staminali diventano cellule staminali del cancro, quindi capire anche come queste cellule staminali contribuiscono al cancro era parte di quello che stavo studiando a Stanford. E da lì ho cominciato a studiare appunto la sindrome di Down perché si era notato nei pazienti con sindrome di Down che alcuni tumori non erano frequenti. Per esempio il tumore al seno non era un tumore frequente. Volevo capire appunto se c'era un nesso tra la diversa genetica della sindrome di Down e le cellule staminali del Cioè, cancro se era solo una correlazione o c'era un rapporto di causa-effetto, Esatto, diciamo. esatto. Quello era un po' quello che volevo capire un po' di più, perché anche questa osservazione della sindrome di Down era un po' nuova, perché prima si pensava, ok, le persone con la sindrome di Down hanno una vita più corta, quindi il Punto. cancro non è una cosa che li interessa, quindi In non ci realtà c'è un pensiamo. tema che con la sindrome di Down c'è un invecchiamento accelerato. Sì, Questo e in realtà appunto cominciando a studiare il sindrome di Down, quello che viene fuori che è interessante è che ci sono aspetti dell'invecchiamento che si manifestano prima nella sindrome di Down, quindi l'Alzheimer precoce, l'osteoporosi, la sindrome metabolica, l'invecchiamento della pelle, eccetera, eccetera. Quindi da quel punto capire che cosa stava succedendo in quel caso è diventato molto interessante, perché appunto quello che abbiamo scoperto è che anche le cellule staminali nella sindrome di Down cambiano e diventano meno attive che nel resto della popolazione. Quindi da lì appunto abbiamo pubblicato degli studi nel 2013. è la prima pubblicazione? Non la prima pubblicazione, ma la Però una delle... prima pubblicazione nel settore della sindrome di Sì. Down, insomma. E quello ha mostrato appunto che E perché questa cosa ci riguarda tutti? C'è un, diciamo, come un interruttore su cui puoi perché agire per rallentare l'invecchiamento, giusto? appunto quello che abbiamo visto è che nella sindrome di Down c'è molto di questo interruttore che accelera l'invecchiamento. Quindi si passa da 2 copie di questo interruttore a 3 copie, quindi diventano troppe e questo accelera l'invecchiamento. Però la domanda a quel punto è: se passiamo da 2 copie a meno di 2 copie, cosa succede? Possiamo agire su questo processo nella direzione opposta o no? E quindi è a quel punto che la storia è diventata ancora più interessante, perché è diventato non solo una storia sulla sindrome di Down, che è molto interessante da un punto di vista clinico, ma non si applica a tutta la popolazione, ma è diventato un modo per capire come funziona la biologia di tutta Senti, quando l'hai tut- raccontato ai tuoi referenti, diciamo, di laboratorio, ai tuoi superiori, chiamiamoli così, che cosa ti hanno detto all'inizio? Cioè, ti hanno incoraggiato, ti hanno scoraggiato, ti hanno detto forse non ha senso? Com'è andata? allora, il gruppo con cui lavoravo, che è il professor Michael Clark, era un esperto di cancro al seno. Quindi inizialmente abbiamo detto: cosa stiamo facendo? Questo non è il nostro territorio, non stiamo parlando di cancro, non stiamo parlando di seno, stiamo parlando di Down syndrome, sindrome di Down e cellule staminali. Quindi inizialmente era: andiamoci coi piedi di piombo, Non è il nostro. vediamo se veramente c'è trippa per gatti, essendo Vicentina i Sì, gatti, i giusto. gatti dove infilarli a un certo punto, vediamo se c'è trippa per gatti. Se c'è trippa per gatti è una cosa interessante, e secondo me lì si è visto anche le possibilità che l'America o la Silicon Valley offre. Questo fare un investimento grosso e ad alto rischio su qualcosa di cui
Non l'avresti potuto fare in Italia. Sarebbe stato molto più difficile, nel senso che veramente era andare a cercare una cosa in cui le probabilità di successo sono basse, insomma. Senti, qual è la metafora del lampione e delle chiavi in sostanza? La metafora del lampone è che se tu stai cercando le chiavi che hai perso per strada e le vai a cercare sotto il lampione perché lì c'è la luce, difficilmente troverai le tue chiavi perché se le chiavi non sono sotto il lampione non le trovi. Quindi in realtà bisogna sempre un po' pensare a muovo il lampione, mi porto il lampione con me, e non è comodo, non è facile, però è così che si trovano le chiavi, insomma. Senti, in questa avventura tu a Stanford incontri la tua compagna di avventura, di impresa alla fine, Sì, no? sì. Benedetta Di Robilani. La particolarità è che siete due scienziate, siete due donne, in quel momento siete anche due mamme Sì, 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 sì. e è stato così difficile. Cioè, di solito quando uno è incinta mi viene da pensare mi fermo, invece per voi non è stato così. Sì, no, noi diciamo sempre che è stato il nostro momento creativo in cui creavamo bambini e creavamo company, quindi è stato un momento prolifico, proprio prolifico. E in realtà, dalla prospettiva, quando sei dentro questo appunto processo di lavoro di Stanford, la metafora che usano a Stanford è quella della papera, nel senso che la papera sopra l'acqua è tranquilla, la vedi lì tranquilla, pacifica, e sotto ha le gambe che battono a massima potenza per nuotare. È un po' la filosofia di Stanford, di sempre essere in pace con il mondo, Però ma nel sottopedalare come dei frattempo... Quindi questi 2 mesi di maternità che Stanford ci concedeva, in realtà sono sembrati un momento in cui, ok, posso usare il mio cervello per qualcos'altro, posso pensare un po' più a 360 gradi a quello che sto facendo, Senti, insomma. ho visto che prima di fare la tua startup, che hai fatto l'exit e ne avevi fatto un'altra, di che storia si tratta? Sì, appunto, inizialmente la mia idea era di stare in accademia. Avevo immaginato sempre di essere un professore universitario. In Italia non avevo mai avuto la fantasia Di della fare là. startup, non era parte del mio immaginario. E quindi inizialmente quello che avevo fatto era con il mio professore di Stanford aprire una company, StemGuard, per portare avanti questi concetti un po' contro l'invecchiamento, in particolare per il cervello. Però a quel punto non avevo mollato Stanford. E il problema è che queste non sono attività Che puoi fare part-time. part-time, quando fai Queste questo devi non, fare e quando fai basta. sai questo è un commitment importante. Senti, poi invece decidi di fare la tua startup Dorian Therapeutics con Benedetta e la chiamate appunto, dedicate a questo personaggio di questo libro Sì, famoso, un ritratto sì, di Dorian Gray, a Dorian, che però a ripensarci oggi è un personaggio negativo. Cioè quello che dice, modificando le Sacre Scritture, sono disposto a tutto sì, no, a sì. perdere il mondo per la mia bellezza. E questa è un'epoca di narcisismo di massa in cui in questa cosa ci cascano in tanti. E perché hai scelto proprio Dorian, che è un eroe negativo? Per dargli una seconda opportunità. Proprio Volevamo tutti hanno riscattarlo. bisogno di, Sì. di una seconda opportunità, quindi questa è la volta in cui Dorian verrà ricordato per qualcosa che si spera sia un ricordo positivo. Di nuovo, mi chiedevi della scienziata Sì, umanista, il tocco di umanesimo è in questo, nei nella... racconti di Oscar Wilde. Sì. Senti, come startup, tra l'altro, passate per l'acceleratore più famoso e più importante del mondo, quello più selettivo, che è Y Combinator, Mhm. che non è, cioè, entrare là dentro è proprio una roba tipo uno Squid Game, cioè entrano credo l'1-2% di quelli che fanno domanda. Com'è andata e che cosa hai imparato là dentro? Com'è quel posto? E quando tu sei andata, era guidato già da Sam Altman, che oggi è il capo di OpenAI. Era già il tempo in cui stavano già allargando i batch, quindi entravano molte più company, però è stato interessante perché proprio quell'anno, quel mese, Y Combinator ha deciso di fare una scommessa sull'invecchiamento proprio. Hanno deciso facciamo una special call proprio per coinvolgere
aziende innovative che si occupano di invecchiamento e Perché è uno dei longevity. temi che agli investitori americani, come dicevo nell'introduzione, interessa molto, cioè c'è l'ossessione dei miliardari di non morire Sì, o comunque di restare giovani, no? sì, sì, Quindi sì. sono disposti a investire e pagare molto per quello. Sì, anche se il modo in cui era stato fatto fino all'inizio degli anni 2000 non era un modo scientifico, e ci sono stati anche incidenti significativi nel percorso. Per esempio, c'è stata un'azienda che faceva le trasfusioni del young blood, quindi del sangue dei giovani, a questi Silicon Valley Quella miliardari. storia che è finita col processo per truffa enorme. E con un morto, cioè Sì. c'è scappato il morto, E insomma, quegli quindi altri che si fanno ibernare con la qui sì. c'era la cryopreservation, poi c'era tutta la scuola di pensiero di unirsi, fare la singularity in cui appunto l'uomo e la macchina convergevano, e quindi c'erano diversi modi in cui pensare alla... È molto nello spirito di Però Silicon Valley questo fatto molto, sì, molto, di... molto fantascienza e poca scienza. E invece nel vostro caso no. E invece in quegli anni è cambiato molto anche proprio l'ecosistema scientifico dell'invecchiamento, nel senso che prima, quando si parlava di invecchiamento, c'erano gli studi sul verme e c'erano gli studi sull'Alzheimer, e sostanzialmente erano gli unici due tipi di studi che ricadevano nell'invecchiamento. Da lì le cose sono cambiate molto, infatti anche l'NIH, l'Istituto della Sanità americano, ha ampliato molto tutta la sezione dell'invecchiamento. Senti, non ho incontrato tante persone che hanno fatto Y Combinator. Com'è da dentro? Che cosa hai imparato là dentro? Allora, io mi aspettavo una cosa completamente diversa dalla verità di Y Combinator. Mi aspettavo sostanzialmente lezioni frontali, di capire come fare un business model, di capire come fare un pitch, eccetera, eccetera. Invece non è stato niente di tutto ciò. È molto network e Quindi molto... molta connessione con Molta, investitori. non con, Non solo investitori. con altri founders, Certo. con altri creatori di Certo, azienda, startup. quindi più con peers, quindi con i tuoi simili che con investitori. Ha portato di sicuro credibilità per gli investitori. Molti investimenti Certo. vengono fatti prima ancora del Demo Day Sì. dagli Del investitori. giorno in cui ci si Sì. presenta agli investitori. Sì, il sì, Demo viene Day. fatto, investimenti vengono fatti prima di allora. Però appunto queste cose, ma la cosa che a me ha aiutato di più è pensare a che cosa posso fare per avere un effetto su il più grande numero di persone sul pianeta possibile. Nel senso che uno, soprattutto venendo dall'accademia, pensa a un problema piccolo Invece impari e a una soluzione a provare un piccola, impatto grande. e invece dice, ok, che impatto grande puoi avere? Come fai ad avere un impatto E grande? questa è una caratteristica veramente positiva della Silicon Valley, che ti Sì. insegna a pensare, a allargare le vedute e provare ad avere un impatto maggiore con quello che fai, Sì. sicuramente sì. E poi appunto l'altro motto di Y Combinator è make something people want, e che quindi pensare sempre all'end user, Certo. chi E lo su vuole, quello siamo cosa sicuri vuole. che l'eterna giovinezza la vorremmo tutti, e quindi Quindi la make something tua people proposta want, era sì, perfetta. sì, sì. Senti, come vi siete divisi i ruoli con Benedetta? Perché compari sempre te e quindi sei un po' la front woman della startup, cioè il pitch chi lo faceva? Lei che cosa ha fatto? Perché tu la citi sempre come co-founder, quindi immagino abbia avuto un ruolo importante. Come sono divisi i ruoli? Beh, io e Benedetta ci chiamano sempre il Dynamic Duo, facevamo il fatto di essere noi due insieme ha permesso a Dorian di realizzarsi, insomma, non si fa niente da solo in questo modo. Appunto, io avevo il ruolo di CEO, quindi il Executive Officer, e lei Scientific Officer, quindi lei anche guidava tutta la strategia scientifica, guidava il team nel portare avanti... Quindi tu un po' più imprenditrice, lei un po' più scienziata, dovendo dividere un po', insomma. Dovendo, sì, Sì, ma- appunto abbiamo lo stesso background, Sì. e quindi ogni decisione comunque viene masticata insieme e digerita insieme, insomma. Senti, in una delle tue interviste migliori hai detto a un certo punto: in futuro nessuno di noi festeggerà più il suo compleanno. E già questo un po' mi intristisce. Sì. Quello che conta non sarà più l'età anagrafica di un individuo, ma l'età biologica. Ogni mattina il nostro spazzolino raccoglierà un campione biologico che ci dirà se stiamo andando indietro o avanti negli anni. Un po' Black Mirror. In base a questo modificheremo il nostro stile di vita. Non saremo immortali, però, ma vivremo sani e a lungo. E quanti anni hai tu davvero?
Pochi. Pochi e tanti. Sì, Cosa dobbiamo fare per restare giovani? Ti ho condiviso stamattina una ricerca che probabilmente quando andrà in onda il podcast sarà già uscita, sì. che dice che fondamentalmente dovremmo mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare moltissimo. Questa è la ricetta per Sì, vivere a lungo. sì, sì. Condividi? Beh, di sicuro c'è un ruolo appunto dell'alimentazione nel processo della longevità, c'è un ruolo nello stile di vita e c'è un ruolo appunto la felicità, che il ruolo della felicità in realtà è stato Cioè chi è felice vive di più. Sì, Si può dire così, l'ho banalizzata sì, troppo? si può dire così, la serotonina ha un ruolo molto importante nella longevità, ci sono studi che mostrano come per esempio chi soffre di PTSD, quindi Post Traumatic Stress Disorder, ha, questo ha un effetto sulla longevità per esempio e viceversa insomma. È un po' anche quello che ci sta mostrando le famose zone blu come la Sardegna o altri posti del mondo, che uno dei grandi segreti non è per niente un segreto, ma è appunto lo stile di vita, l'organizzazione sociale, eccetera, eccetera. Quindi questo è un fattore fondamentale e accanto a questo c'è invece la parte scientifica. Secondo te l'effetto delle tue ricerche e di quello che avete fatto in Dorian, quando avrà un impatto davvero sulle persone? Sì. Secondo me appunto questi prossimi, appunto non per mettere Forse altri 3 anni. il target degli altri 3 anni, però in realtà il prossimo decennio sarà veramente un decennio in cui tantissimo cambierà in questo settore della longevità da un punto di vista scientifico. Una grande rivoluzione secondo me è che abbiamo sempre pensato all'invecchiamento come un problema di hardware. Quindi abbiamo sti pezzi invecchiano, sti pezzi non funzionano più. Nel momento in cui capiamo che il software può anche essere modificato e cambiare il software cambia l'hardware, questa è una rivoluzione che porta molto potere nelle nostre mani di, ok, posso fare qualcosa al software per agire sull'hardware. Cioè ciascuno di noi può fare qualcosa, questo Sì, mi stai sì, dicendo? sì, sì. Quindi si può agire su questo, sul software, da un punto di vista farmacologico e si può agire sul software da un punto di vista di stile di vita. E ci sarà un impatto, immagino, su alcune malattie che sono legate all'invecchiamento. Dove Sì, ci aspettiamo dei risultati prima, secondo te, senza voler fare promesse inutili che non sì, servono? appunto, ci sono diversi settori che per ora sono eh, veramente al centro della ricerca nel settore dell'invecchiamento. Un settore è il polmone, quindi la fibrosi polmonare. L'artrite è un altro settore che appunto ormai l'artrite affligge gran parte della popolazione, sta diventando E su quello si può e incidere. su quello si può incidere. E l'altro settore molto importante è quello dell'Alzheimer e del Bene, Parkinson, quindi bene. la Senti, neurodegenerazione. e fin qui abbiamo parlato di tutte le cose positive che possono succedere con questo filone di ricerca che verrà portato avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è qualcosa che secondo me è più inquietante. Cioè, anche Seneca, che tu citi spesso, no? Ci ha invitato tanto tempo fa a prendere il lato positivo della vecchiaia, a prendere la saggezza, la profondità, il senso del tempo che passa, quasi come un arricchimento personale. Mentre invece stiamo andando verso un mondo, diciamo, dove la vecchiaia va combattuta e dovremmo essere tutti giovani. Un mondo fatto solo di giovani è veramente una puntata di Black Mirror, se ci pensi. Sì, 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 sì. Cioè, se io fossi giovane come i miei figli avrei un certo problema. E tra l'altro già adesso si vedono questi sessantenni o cinquantenni iperpalestrati, in Silicon Valley ne avrei visti tanti, no? Più hanno successo e più sono palestrati a 60 anni, non so che testosterone prenderanno, hanno dei muscoli impressionanti, li chiamano i perennial, no? E c'è qualcosa di inquietante anche in questo scenario o no? Cioè nel fatto di non accettare il tempo che passa? No, O no, una visione troppo idealistica? allora, il tempo passa e il ticket finale arriva per tutti, quindi si parte da quel presupposto. Si pa- si- si- Appunto, l'aspetto fisico è solo una componente dell'invecchiamento. Perché E uno può quindi, essere esternamente giovanissimo, però e quindi e dentro essere già vecchio. dentro l'invecchiamento è come accumulo di eventi che affliggono nel bene e nel male una persona, comunque succede. Quindi sì, questa ossessione nel negare questo fatto della vita ovviamente non porta da nessuna parte. E,
C'è anche un aspetto di moda. Ok, questo è un momento in cui questa è Questo narcisismo di massa sì. instillato dai social, tu lo vedi un po'. Sì, di sicuro, ma appunto c'è un culto dell'immagine che ci affligge tutti, insomma, di cercare di sembrare, cololarsi i capelli, il Botox, i muscoli. Ma alla fine di questo percorso non è un mondo in cui i genitori hanno l'età dei figli, apparente? Spero di no. Appunto, un po' l'idea della longevità sarebbe quella di riuscire a vedere i nostri figli crescere. Quello è un buon ideale da avere. Ok, voglio vederli crescere. E la longevità sta nel riuscire a passare alla prossima generazione quello che abbiamo avuto, insomma. Senti, tu hai studiato e fatto ricerca a Stanford e forse il discorso più bello che è stato fatto a Stanford l'ha fatto Steve Jobs ed è citato sempre per lo stay hungry, stay foolish, ma secondo me la frase più bella di quel discorso è un'altra, quando lui dice che il più grande motore dell'innovazione è la morte, perché è la nostra finitudine che rende così speciale la vita. Cioè il fatto che a un certo punto finisca e che quindi non devi perdere tempo, devi aggiungere vita Sì. ai giorni, come dice Ridale di Montalcini. Sei d'accordo? Di sicuro, appunto, c'è tutta una corrente di pensiero che dice finché non capisci che puoi perdere qualcosa, non lo apprezzi veramente, insomma. Quindi questo fatto di rendersi conto che le cose hanno un termine, appunto, la maratona, corrila oggi perché non sai se domani c'è tempo per la maratona. Quindi, sì, vivere, appunto, succhiare il midollo della vita come a ogni momento è sempre un motore interessante appunto per quello appunto. Senti, siamo nell'Innovation Hub di un grande aeroporto, è l'aeroporto di Roma. Come riprende il tuo viaggio adesso? Tu sei arrivata a un traguardo importante, giovane, molto giovane, però non è finita. Adesso che succede? Beh, intanto appunto resto parte del progetto che adesso è passato ad Altos, ma resto parte del progetto e lo Per, aiuto a portarlo avanti per un anno, per un due. anno. Per il prossimo anno resto coinvolta nel progetto. E appunto per il futuro è una Ma sei cosa... diventata ricca con l'exit, come si fanno gli start-upper dei... No comment. No. No comment. Ah, proprio no Ricca comment. dentro, Ricca ricca dentro. dentro. Ricca dentro sì, Va ricca bene. dentro sì. Perché a volte si parla di questa exit milionaria, tu non ci, ovviamente la cifra non verrà mai Sì, rivelata, però insomma, bene. E sì, adesso sì. che si fa? E adesso appunto è un momento, appunto sono 7 anni in cui non sollevo la testa da Dorian e da questo progetto, quindi è il momento anche di capire un attimo dove sono arrivata e che cosa c'è davanti a me, insomma. Per me ci sono due aspetti interessanti per ora da investigare. Uno è appunto questo discorso del software e di come attivare il software che abbiamo dentro di noi per la rigenerazione dei tessuti. Secondo me è una cosa che ha un potenziale incredibile e il momento è adesso. Quindi essere coinvolta, mi interessano progetti in cui appunto questa rigenerazione di dentro del nostro corpo, secondo me è molto interessante. E dall'altro lato, appunto, avere una visione più olistica dell'invecchiamento e guardare a tutto quello che per ora non è quantificabile. Il grosso problema di tanti fattori dell'invecchiamento è che appunto non abbiamo modo di quantificarli. La felicità, le interazioni sociali, le connessioni, il senso di realizzazione non abbiamo un modo di quantificarlo, quindi in un certo senso non abbiamo un modo di migliorarlo. E Quindi quindi voglio spendere un po' di più tempo a pensare un a come... misuratore della felicità. Sai che No, c'è questo tra l'altro indice che ogni anno esce dove viene fuori quali sono i paesi dove si è più felici al mondo, dove gli abitanti si sentono più felici mhm. e viene fuori che è la Finlandia. Eh. Perché ti fa ridere? Anche a me ha fatto Sì, ridere quando l'ho visto. Come mai secondo sì, perché non mi è mai venuta la voglia di andare a essere felice in Finlandia, ma forse sono io. Senti, com'è l'Italia vista dalla California? Ogni chilometro è un mondo diverso, per me è incredibile quanta varietà ci sia in un ecosistema che non è un ecosistema, ma sono multipli ecosistemi. Ti è venuta voglia di tornare? Sì, starò qua un periodo, non so ancora quanto a lungo, ma voglio un po' riscoprire l'Italia. Sono 20 anni quasi che sono via dall'Italia, quindi voglio un Un po' futuro più riscoprirlo. da scienziato o da imprenditrice o insieme?
Entrambe, sì. Mi sento più imprenditrice al momento, però entrambe, sì. Sempre con una solida base scientifica alla base di quello che Senti, noi faccio. finiamo sempre le nostre interviste con una specie di questionario da viaggiatore, ti faccio un po' di domande veloci e vediamo come, se prendi il visto per il futuro. Nella tua vita preferisci la pillola rossa o la pillola blu? Cioè l'ignoranza felice o la consapevolezza amara? Consapevolezza amare, proprio Amara? sono nata così. Sì, Sì. in E lo Veneto tengo, lo tengo. affrontiamo quello che Sì. c'è. Senti, potendo salvare un oggetto del passato, che cosa ti porti nel futuro? È un libro, un libro. Quale? Il libro è una tecnologia meravigliosa. Sì, il libro appunto, spero, è il libro e la penna, è il libro con la penna. Qual è il tuo libro della vita? È una domanda difficile perché appunto dovrei dire Dorian Gray proprio, A questo punto Portrait of Dorian Gray. Senti, un'invenzione che invece non esiste ancora, ma che invece ci servirebbe subito. Sembrerò prosaica, ma il fatto che usiamo ancora uno spazzolino da denti mi sembra una cosa incredibile, qualcosa che Qualcosa di sostituisca meglio. qualcosa di meglio dello spazzolino da denti, perché non si può fare. Senti, hai 24 ore in un mondo senza tecnologia, cosa fai? Ci riesci a stare? Sì, sì, per me quello è il mio sogno. Hai il fatto la sogno di prova in vacanza. vacanza in Italia senza tecnologia? No, Dove sei ancora finita? no, No, c'era la ancora, tecnologia. ancora no. Ho provato a mettere sono in vacanza, non sono riuscita a No, fare vedi, non neanche ce la quello fa ancora. nessuno. Però ci riuscirò, ci Senti, riuscirò. potendo modificare una riga del codice della realtà, che cosa modifichi? Che si dorme di notte e si sta svegli di giorno. Cosa Sembra un vorresti po' una fare? forzatura. Una pausa a metà notte. Ma perché la notte per te è un momento creativo bello? Beh, mi sembra fare anche dormire è un momento bello, quindi 2 volte al giorno Sì, fare una pausa, spezzettare un po' di più. spezzettarla un po', godermelo di più, insomma. Senti, il pessimista è un ottimista che non ce l'ha fatta. Tu come fai a essere ottimista nel mondo attuale? Con tutto quello che ci circonda che non induce all'ottimismo. Guarda negli occhi di qualsiasi persona, ti viene voglia di nuovo di essere ottimista. Guarda negli occhi dei miei figli, quello è I figli è più abbastanza. facile. Senti, Sì. il più grande innovatore di tutti i tempi, chi è stato secondo te? È difficilissimo. Ti metto il Ok. podio Steve Jobs e Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Perché c'aveva, dimmelo? Sapevo che avresti detto No, Leonardo io da Vinci. avrei voluto dire Galileo, visto che era da Che Padova. era a allora, Padova. Beh, anche Galileo ci sta. Galileo, Possiamo dirlo Galileo Galileo. ci sta, Sì, sì, scelgo assolutamente. Galileo. Senti, cosa c'è sempre nel tuo bagaglio a mano? Beh, c'è sempre una penna e un foglio, Tu scrivo scrivi tantissimo, sulla scrivo penna, tanto. non Sì, prendi scrivo le a note penna, sul no, telefonino? no, scrivo con la penna. C'è sempre una penna importante. Sì, sì, Senti, sì. ci hai lasciato una cosa, Sì, ovviamente. vi ho portato un memento di Dorian, questa è una fiasca di laboratorio. Con DT, che sarebbe Dorian Therapeutics, Dorian immagino. Therapeutics è come si marcano tutti gli oggetti nel laboratorio, si marcano con le iniziali del laboratorio. E per me questo è un oggetto importante. Cioè, ce l'hai portato dalla California? È un oggetto importante, infatti ne ho uno in qualsiasi casa, casomai ci metto i fiori dentro, è sempre un oggetto da Lo portare. possiamo usare per i fiori, Sì. infatti. La cosa che mi ricorda sempre la fiasca del laboratorio è un po' il fatto che appunto nella scienza si aspetta sempre un momento di eureka. Cioè, ho scoperto sta cosa dal nulla, ieri non c'era sta cosa, adesso c'è. La fiasca al laboratorio ricorda una realtà diversa, nel senso è un processo. La fiasca al laboratorio si usa, si riusa, si lava, si rilava, ripete l'esperimento e questa è la realtà della scienza. Sai che non l'avevo mai sentito chiamare fiasca come il fiasco di vino? Si chiama proprio fiasca? Sì, O una cosa veneta? Sì, fiasca. È la fiasca. Nome tecnicamente Sì. fiasca. Senti, finiamo così. È un biglietto per il posto dei tuoi sogni. Dove arrivi? In Italia. Che In bello. Italia. Cosa vorresti che dicessero di te? Veni, vidi, vicit. No, Così militare addirittura. No, che ha contribuito, ha lasciato un segno, insomma, il fatto di non lasciare le cose come erano, ma creare qualcosa di nuovo. Bene, buon viaggio a Maddalena Dorma, grazie. Grazie a te. Grazie per aver viaggiato con noi. Io sono Riccardo Luna e questo era Fly Me to the Moon, il podcast che racconta i futuri in arrivo. Alla prossima tappa.